Benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Io sono Silvia e in questo video scopriremo insieme passo passo come realizzare questa borsa all'uncinetto completamente infilato. È un progetto semplice, adatto anche ai principianti dell'uncinetto, poiché utilizziamo solamente i punti base ed è inoltre un modello molto versatile, perfetto soprattutto per la primavera-estate. Con un effetto leggermente traforato, la nostra borsa ha una larghezza di circa 30 cm e un'altezza complessiva, considerando anche i manici, di circa 47 cm. La lunghezza dei manici è a piacere, vi svelerò poi all'interno del video come poterli modificare secondo le vostre esigenze. Piccola ma molto capiente, infatti la nostra borsa, grazie ad una lavorazione particolare del nostro fondo, presenta una profondità di circa 5 cm. Ed è stata lavorata con un filato molto particolare, una fibra lucida, morbida ma allo stesso tempo resistente. Scoprirete tutti i dettagli nella sezione del video dedicata ai materiali, ma vi anticipo che nel box informazioni subito sotto il video troverete tutti i link e le informazioni per l'acquisto di questo filato. Spero questo progetto sarà di vostro gradimento e se sarà così fatemelo poi sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. E se ancora non l'avete fatto e ne avete ovviamente piacere, vi invito ad iscrivervi proprio qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento cliccando sull'apposito pulsante sempre sotto il video, così sarete sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Il filato per questo progetto è lino di Borgo dei Pazzi Firenze. 100% lino, il singolo gomitolo ha un peso di 50 grammi e una resa di circa 165 metri. Per uncinetto e ferri da maglia ci vengono consigliate le numerazioni dal 4 al 5. È un filato morbido e lucente ma allo stesso tempo resistente, un ottimo regolatore di temperatura e si asciuga più velocemente del cotone. Questo azzurro cielo è solamente una delle tonalità disponibili per questo filato e la trovate nella tabella colore con il codice 93. Per questo progetto andrò a lavorare a doppio capo, cioè utilizzando due gomitoli contemporaneamente per creare un unico filo e vi lascerò indicato sullo schermo il numero esatto di gomitoli che andrò ad utilizzare per il mio progetto. Per la mia mano di lavorazione e per il risultato super compatto che voglio ottenere, andrò a lavorare il tutto con un uncinetto 3,5. Ricordate di adeguare il numero di uncinetto anche in base alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare. Andrò a lavorare a doppio capo, quindi utilizzando due gomitoli contemporaneamente. Perché questa scelta? Questo filato è resistente ma sottile. Unendo due capi formerò un unico filo che darà più struttura e resistenza a tutto il progetto. Si tratta di una scelta personale per ottenere un determinato risultato per questo progetto. Se utilizzate un filato differente, più spesso un filato specifico per borse, o semplicemente preferite lavorare con un solo capo, potete farlo tranquillamente. Lavorare a doppio capo per questo progetto non è vincolante, ma se utilizzate questa tipologia di filato, personalmente ve lo consiglio. Prendo quindi due fili provenienti da due gomitoli diversi e, utilizzando entrambi, vado a creare il mio cappio. Avvio 5 catenelle che corrisponderanno alla profondità del mio progetto. Lavorando a doppio capo devo prendere entrambi i fili contemporaneamente come se questi andassero a creare un unico filo. Completate le 5 catenelle vado ad aggiungere una catenella in più, una catenella di supporto e torno indietro alla penultima catenella lavorata, la numero 5. Vi entro con il mio uncinetto e lavoro un punto basso. Devo lavorare una maglia bassa per ciascuna catenella che mi si presenta. Al termine del giro, se avrò lavorato correttamente, avrò quindi un totale di 5 maglie basse.
Lavorata la quinta e ultima maglia bassa, realizzo una catenella di supporto e volto il lavoro. Abbiamo così completato il nostro primo giro di lavorazione a punto basso. Per creare il fondo del nostro progetto dovremo lavorare a maglia bassa per un totale di 44 giri di lavorazione. Abbiamo fatto il primo, ci restano quindi 43 giri di lavorazione da eseguire. Partendo dal primo punto disponibile, l'ultima maglia bassa lavorata nel giro precedente, lavoriamo un punto basso. Lavoriamo una maglia bassa fino al termine del giro e avremo sempre un totale di 5 punti, poiché non lavoriamo né aumenti né diminuzioni. Al termine di ogni giro, prima di cominciare il successivo, dobbiamo sempre lavorare una catenella di supporto, dopodiché voltiamo il lavoro e procediamo in questo modo, lavorando in giri di andata e ritorno a punto basso, fino ad ottenere un totale di 44 giri di lavorazione a punto basso. Completati i giri di punto basso otterremo questo risultato, una striscia rettangolare che sarà il fondo del nostro progetto. A questo punto della lavorazione, quindi prima di eseguire il giro di perimetro, questa striscia ha le seguenti misure: 25 cm per 3 cm. Per ottenere l'effetto traforato sul corpo borsa che abbiamo visto nelle immagini di apertura del tutorial, al termine del giro di perimetro il nostro fondo dovrà presentare un numero di maglie pari. Per ottenere questo risultato dovete quindi calibrare, anche in base allo spessore del vostro filato, il numero di giri di lavorazione da eseguire per il fondo e gli aumenti da lavorare nei 4 angoli. Il nostro giro di perimetro sarà eseguito a punto alto. Completato quindi l'ultimo giro a punto basso, realizziamo 2 catenelle che andranno a sostituire il primo punto alto. Voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia alta sui prossimi punti che ci si presentano. Sull'ultimo punto disponibile, quello nell'angolo, andiamo ad eseguire un aumento. Lavoriamo cioè 2 maglie alte nello stesso punto di base. Entriamo nel punto e lavoriamo la prima. Giriamo leggermente il pannello e nello stesso punto lavoriamo la seconda maglia alta. Dobbiamo proseguire lavorando una maglia alta per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare all'angolo opposto. Carico quindi il filo sull'uncinetto, vado sul giro di lavorazione successivo ed eseguo un punto alto. Giro successivo, maglia alta. E proseguo in questo modo fino ad arrivare qui, davanti alle catenelle con le quali abbiamo avviato il nostro fondo. Qui, nella catenella presente nell'angolo, lavoriamo il nostro aumento, 2 maglie alte nello stesso punto di base. Vado quindi ad entrare nella catenella nell'angolo e lavoro le 2 maglie alte. Proseguo lavorando una maglia alta nelle catenelle successive. E nell'ultima catenella, quella presente nell'angolo, devo lavorare il mio aumento, 2 maglie alte nello stesso punto di base. Proseguiamo poi lavorando una maglia alta per ciascun giro di lavorazione fino a trovarci qui, dove abbiamo cominciato il nostro giro di perimetro.
Siamo arrivati all'angolo, dove abbiamo cominciato il nostro giro di perimetro con 2 catenelle. Queste 2 catenelle sostituivano il primo punto alto del giro di perimetro. Le catenelle nascono da questo punto, l'ultimo disponibile del nostro giro. Vi entriamo con l'uncinetto e vi lavoriamo una maglia alta. In questo modo abbiamo rispettato la nostra sequenza di punti per ciascun angolo. Infatti, in ogni angolo dobbiamo lavorare un aumento, 2 maglie alte nello stesso punto di base. Andiamo ora a chiudere la lavorazione del giro di perimetro e cominciamo con il corpo del nostro progetto. Queste sono le 2 catenelle che sostituivano un punto alto. Dobbiamo entrare in quella più in alto, la seconda. In questo modo prendiamo il filo, lo portiamo attraverso e andiamo a chiudere il giro di perimetro con un punto bassissimo. Cominciamo uno dei 2 giri di lavorazione che andremo poi ad alternare per tutto il corpo del nostro progetto. Realizziamo 2 catenelle che andranno a sostituire il primo punto alto. Ogni giro di lavorazione comincia sempre con 2 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Dobbiamo lavorare per questo giro una maglia alta sopra ciascun punto che ci si presenta, senza alcun aumento. Carico quindi il filo sull'uncinetto, vado sul punto alto successivo e lavoro un punto alto. Proseguo lavorando una maglia alta sopra ciascun punto fino al termine del giro. Lavorata l'ultima maglia alta sull'ultimo punto disponibile, andiamo sulla seconda catenella con la quale abbiamo cominciato il nostro giro, quella più in alto. Vi entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo e chiudiamo il tutto con un punto bassissimo. Il primo giro di lavorazione del corpo borsa sarà quindi formato da una maglia alta lavorata sopra ciascun punto che ci si presenta. Cominciamo ora il secondo giro, avviando 2 catenelle. Le 2 catenelle sostituiscono un punto alto. Andiamo ora ad aggiungere una terza catenella. Questa sarà una catenella di separazione. Saltiamo il punto successivo e andiamo sul seguente, dove lavoriamo un punto alto. Salto quindi questa maglia, vado sulla successiva e lavoro un punto alto. La catenella di separazione va a sostituire il punto alto che abbiamo saltato sulla base. Fatto il punto alto, un'altra catenella di separazione, saltiamo il punto successivo e andiamo nel seguente, dove lavoriamo un punto alto. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Fatta una maglia alta, catenella di separazione, saltiamo un punto sulla base, andiamo nel successivo e vi lavoriamo un punto alto. Proseguiamo in questo modo, ripetendo questa sequenza di punti per tutto il giro. Al termine del giro, se abbiamo lavorato correttamente, dopo aver eseguito l'ultima maglia alta, ci avanzerà una maglia di base. Accanto avremo la maglia bassissima e le 2 catenelle con le quali abbiamo cominciato il nostro giro. Questa maglia alta verrà sostituita da una catenella, così da rispettare la nostra sequenza di maglia alta, catenella e maglia alta che abbiamo seguito per tutto il giro. Fatta la maglia alta realizziamo quindi una catenella e alla nostra sinistra abbiamo 3 catenelle. 2 sostituiscono un punto alto, una è la catenella di separazione.
Dobbiamo entrare nella seconda catenella, quella centrale, e chiudere il nostro giro con un punto bassissimo. Entro quindi nella seconda catenella, prendo il filo e chiudo con un punto bassissimo. Questo sarà il risultato che andremo ad ottenere dopo i primi 2 giri di lavorazione. Per tutto il corpo del nostro progetto dobbiamo proseguire alternando questi 2 giri. Nel primo giro lavoriamo una maglia alta sopra ciascun punto che ci si presenta. Il giro comincia sempre con 2 catenelle e si conclude con una maglia bassissima sulla seconda catenella. Nel secondo giro andiamo invece ad alternare una maglia alta ad una catenella saltando un punto sulla base. Questo giro comincia sempre con 2 catenelle. Si aggiunge poi una terza catenella che va a sostituire il primo punto saltato sulla base. Anche questo giro si conclude con una maglia bassissima sulla seconda catenella iniziale. Avendo quindi lavorato il secondo giro, quello dove si vengono a creare i nostri trafori, il giro successivo sarà un giro pieno, il primo. Dobbiamo quindi lavorare una maglia alta sopra ciascun punto, sopra le maglie alte e sopra le catenelle. Per quanto riguarda le catenelle, avete 2 possibilità. Potete lavorare la maglia alta passando all'interno della catenella oppure passando al di sotto di questo spazio. Io personalmente vi consiglio di passare con l'uncinetto all'interno di questo spazio, quindi sotto la catenella, e lavorare il punto alto corrispondente. Proseguiamo quindi in questo modo, ripetendo i passaggi del primo e del secondo giro di lavorazione, fino ad ottenere un corpo borsa come questo. Ho lavorato raggiungendo un'altezza complessiva di circa 30 cm. È arrivato il momento di realizzare i manici del nostro progetto. Ho previsto dei manici in filato, continuando sempre nella mia lavorazione, ma ovviamente se lo preferite potete applicare a questo progetto anche dei manici confezionati, secondo il vostro gusto. La lunghezza dei nostri manici andrà a dipendere dal numero di catenelle che andremo a realizzare in questo giro di lavorazione. Quindi più catenelle andremo a realizzare, più sarà lungo il nostro manico. Come primo step appoggio la mia borsa su un piano, dividendola così a metà. Nella parte superiore del mio progetto ho un totale di 100 punti. Suddivido a metà e sulla 50ª maglia vado a posizionare un marcatore. Prendete quindi la vostra borsa, l'appoggiate sul tavolo e dividete il numero di maglie nella parte superiore a metà. Avrò quindi 50 maglie da una parte e 50 maglie dall'altra. Vado quindi a suddividere a metà questa parte della mia borsa. Ho 50 punti. Al 25° punto vado a posizionare un marcatore e verifico che queste 2 metà siano uguali utilizzando anche un metro. Fatto questo, ho individuato quindi il centro del mio corpo borsa. Partendo da questo marcatore, conto 8 punti da una parte e 8 punti dall'altra, applicando 2 nuovi marcatori. E vado a ripetere questi passaggi sull'altra metà del mio corpo borsa. Ho rimosso i marcatori centrali e il marcatore che suddivideva a metà tutto il progetto, lasciando solamente i 4 marcatori posizionati a 8 punti di distanza dal centro del pannello. Vado quindi a riprendere il mio uncinetto. L'ultimo giro eseguito per il corpo borsa è quello formato da maglie alte, senza catenelle. Comincio quest'ultimo giro ripetendo i passaggi che abbiamo visto qui. Lavoro quindi 2 catenelle e proseguo con una maglia alta sopra ciascun punto fino ad arrivare davanti al mio primo marcatore. Lo rimuovo e su questa maglia lavoro un punto alto. Dopodiché devo lavorare tante catenelle quanto desidero sia lungo il mio manico. Il numero di catenelle è a piacere, potete quindi eseguire quante catenelle ritenete necessarie, in base alla lunghezza che desiderate ottenere.
Non ci sono multipli da rispettare. Nel mio caso ho realizzato 60 catenelle. Vado a saltare tutte le maglie alte che mi si presentano fino ad arrivare alla maglia alta segnata col marcatore. Tolgo il marcatore e su questa maglia vado ad eseguire un punto alto. E proseguo lavorando una maglia alta sopra ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare al prossimo marcatore. E dobbiamo ripetere gli stessi passaggi che abbiamo appena eseguito sull'altro lato del nostro progetto. Sulla maglia segnata col marcatore lavoriamo un punto alto e realizziamo poi le nostre catenelle. Il numero di catenelle dovrà essere uguale a quelle che abbiamo appena eseguito, quindi nel mio caso lavorerò nuovamente 60 catenelle. Saltiamo le maglie alte successive fino ad arrivare a quella segnata col marcatore. Sopra la maglia segnata lavoriamo un punto alto e proseguiamo con una maglia alta sopra ciascun punto fino ad arrivare al termine del nostro giro. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima sulla seconda catenella che ci si presenta, quella che sostituiva il primo punto alto del giro. In quest'ultimo giro lavoriamo una maglia bassissima sopra tutte le maglie alte che ci si presentano e una mezza maglia alta sopra le catenelle. Vediamoli insieme. Ci spostiamo sul punto successivo e lavoriamo un punto bassissimo. Punto successivo, maglia bassissima. E proseguiamo in questo modo fino ad arrivare davanti alle nostre catenelle. Sopra ciascuna catenella dobbiamo lavorare una mezza maglia alta. Carichiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo sotto ad entrambe le costine della prima catenella. Prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo così 3 asole sull'uncinetto. Carichiamo il filo e le chiudiamo tutte e 3 insieme contemporaneamente. In questo modo. Catenella successiva. Carichiamo il filo, entriamo nella catenella, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole, carichiamo e chiudiamo tutto insieme. Ripetiamo questi passaggi per tutte le catenelle che ci si presentano. Completata la lavorazione sulle catenelle, quando ci troviamo davanti ai punti alti, riprendiamo a lavorare con un punto bassissimo. Proseguiamo quindi con una maglia bassissima sopra tutte le maglie alte fino alle prossime catenelle, sulle quali lavoriamo a mezza maglia alta. Continuiamo con una maglia bassissima sopra tutte le maglie alte fino ad arrivare al termine del nostro giro. È arrivato il momento di chiudere il nostro progetto. Lavorata l'ultima maglia bassissima sull'ultima maglia alta disponibile, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo i fili. Sfiliamo il tutto e mettiamo i fili su un ago. A sinistra abbiamo la maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente e la prima maglia bassissima lavorata per quest'ultimo giro. Prendiamo in considerazione quest'ultima. Con il nostro ago dobbiamo passare frontalmente sotto alle 2 costine che compongono il punto. In questo modo sul fronte del progetto portando il filo verso di noi. Torniamo poi indietro all'ultima maglia bassissima lavorata e questa volta passiamo al centro tra le costine che compongono il punto e anche attraverso il corpo del progetto, portando così il filo verso l'interno.
Non ci resta che bloccare questo filo al di sotto dei punti che abbiamo appena lavorato all'interno del nostro progetto. Ed ecco qui la nostra borsa finalmente completata, realizzata interamente in filato, lino, di Borgo dei Pazzi Firenze. Nel box informazioni subito sotto il video trovate tutte le informazioni su questo filato, oltre al numero dell'assistenza agli acquisti di Borgo dei Pazzi. Vi invito inoltre ad andare a vedere tutte le tonalità disponibili per questo filato, sono una più bella dell'altra. Una borsa molto versatile, perfetta per la primavera-estate, ma non solo. E ditemi, vi è piaciuto questo tutorial? Andrete a replicare questo progetto? Potete farmelo sapere lasciando un commento proprio qui sotto il video. E ovviamente se avete gradito le mie spiegazioni, mi raccomando, un bel pollice in su. E se non volete perdervi tutte le mie prossime pubblicazioni, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi sul canale, cliccando sull'apposito pulsante iscriviti presente sempre sotto il video. Con questo nuovo progetto vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ovviamente se lo andrete a replicare mandatemi le fotografie su tutti i miei profili social e ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.